Cari amici di Smart Video Photography, benvenuti finalmente in questo nuovo video. Ritorniamo a parlare di KineMaster come si dice, con una nuova playlist ovviamente dedicata alla versione nuova. Innanzitutto vi invito a iscrivervi al canale e azionare la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò. Prima di andare avanti vi chiedo se ovviamente ci sarà un interesse da parte vostra a scoprire nuovamente questa applicazione, nel senso di andare a vedere un po' le funzioni nuove, se ce ne sono, e fare di nuovo un primo montaggio eccetera eccetera. Sarò lieto di portarla sul canale, ma solamente se vi interessa questo argomento, altrimenti è inutile, ok, parlarne, perché si vede che non suscita tutto questo interesse che dovrebbe riscontrare questa applicazione, che pur essendo abbastanza costosa annualmente specialmente, diciamo si difende per alcuni aspetti. Quindi andiamo a vedere innanzitutto i costi di questa applicazione. Allora, uno sguardo ai costi. Abbiamo per Android, costa un po' meno, ok, siamo circa sui 112 euro all'anno e 14 euro al mese, se non vado errando. Invece si complica per iPhone, che al mese diciamo che non è tantissimo, ma risulta 144 euro all'anno. Quindi capite che è una cifra abbastanza importante e quindi questa applicazione ci deve servire. Ora andiamo a vedere innanzitutto le novità, andando a vedere cosa succede quando andiamo sulla versione vecchia. Ok, partiamo dalla versione precedente, cioè la 5. Ok ragazzuoli, ci switchiamo sul nostro iPad bello grande e andiamo a vedere subito la versione. Vedete, questa è la versione vecchia che ho io. Se ci clicchiamo sopra, che succede? Succede che ci chiede di andare a scaricare la versione nuova. Non so perché mi viene questo romanesco, ma mi piace tanto il dialetto romanesco, è una cosa incredibile, mi prende un sacco, forse perché ieri sera ho visto Nella Zero su la Rai, quindi, che faceva il concerto, non so. Quindi andiamo avanti, scarichiamo la versione nuova, ci riporterà ovviamente su l'Apple Store e ovviamente sì, consentiamo, e invece se siamo su iPhone o siamo su Android ci riporterà ovviamente su Google Store per Android e Apple Store sempre per iPhone. Diciamo che le versioni per iPhone e Android e soprattutto tablet e diciamo gli smartphone sono sempre diverse, però le versioni per smartphone, intendo, parlo di ovviamente iPhone e Android, si sono un po' allineate come schermata, ok? Quindi adesso andremo a vedere in prima battuta le novità che ci sono e come appare ovviamente l'applicazione, e poi ovviamente, se, come detto, se interessa, vedremo tutte le funzioni su Android e su iOS, ma che poi alla fine sugli smartphone sono uguali. Prima battuta andiamo a fare ovviamente un montaggio scusate, guardiamo l'applicazione sull'iPad perché è più grande, poi dai prossimi tutorial, sempre se interesserà, andiamo a iniziare a lavorare su smartphone. Eccoci, apriamo la nostra applicazione nuova di zecca. Ovviamente qua è in orizzontale, sullo smartphone si aprirà in verticale. Consentiamo. Qui sotto abbiamo i template da poter utilizzare. Cioè, cosa vuol dire? Se io ci clicco sopra, a parte che c'hanno un audio veramente incredibilmente alto, ok, posso utilizzare questo template, ma per utilizzare questo template vado su questa dicitura mix, mi chiede ovviamente il login. Io mi loggerò, questo non comporta nessun acquisto, io mi loggerò con ovviamente l'ID della Apple, vado a fare una bella cliccata col mio pollicione sopra al sensore e a questo punto siamo loggati e possiamo andare a scaricare questo template, ma diciamo che adesso non ci interessa, torniamo indietro e qui abbiamo la schermata principale che, vedete, rispetto alla schermata diciamo precedente nella versione vecchia cambia un sacco. Qui abbiamo ovviamente
i template, e abbiamo ovviamente la possibilità sempre qua di andare in mix e andare a trovare i template che stiamo usando, e qua ovviamente possiamo trovare i nostri contenuti. Come clicchiamo su, ovviamente siamo invitati cortesemente, gentilmente, ad acquistare una versione annuale o mensile. Io adesso non so le limitazioni che hanno le versioni, ok, non a pagamento, ma le scopriremo ovviamente vivendo, perché non l'ho detto, ma ho chiesto ovviamente ai signori KineMaster di darmi un abbonamento annuale così da poter provare, ma sono sordi, non ci sentono. Quindi per omaggiarvi a voi ovviamente io porterò lo stesso i contenuti di KineMaster, però dovete perdonarmi se non mi vado a pagare 144 euro all'anno, perché è un'applicazione che poi non utilizzo, quindi sapete che io sono lumafugiano, quindi utilizzo quella, però ho il piacere di portarla sul canale per voi. Ok, quindi andiamo qui e vediamo che possiamo andare a fare il primo progetto. Cliccando più abbiamo alcune novità. Innanzitutto ovviamente si sono estese, ok, i formati, si è esteso il formato diciamo delle possibilità di creare video. Ma se andiamo qua su avanzate abbiamo queste opzioni che c'erano anche prima, ma non erano messe così. Queste opzioni qua molto semplicemente sono: la prima, praticamente ingrandiamo un attimo la schermata. Allora, la prima è in forma, vuol dire che le traduzioni sono fatte un po' così, in forma è che fate ginnastica. In forma vuol dire che quando carichiamo nel layer, ok, aggiuntivi, un filmato o un'immagine, viene messa a tutto scusate, viene messa non a tutto schermo, ma in una forma, ok, una forma verticale, orizzontale, come quello che abbiamo, diciamo, la media che abbiamo caricato, e poi dobbiamo noi andare a ingrandire o rimpicciolire ovviamente questo media che abbiamo importato. Invece qui viene messo a tutto schermo, ok, a tutto schermo. Invece qua in automatico penso che lui decida se è a tutto schermo o no, e quindi faccia questo lavoro qua. Lasciamo qui. Qua sotto, come vedete, abbiamo la durata delle foto, cioè cosa vuol dire la durata quanto deve essere lunga una fotografia, e quanto deve essere lunga la clip di un'immagine che portiamo nella nostra timeline, e qua sotto quanto deve durare una transizione. Ok, tutto qui molto semplice. Andiamo avanti e siamo ovviamente catapultati nel progetto. Dobbiamo dare i permessi ovviamente di andare nella cartella. Non cambia tanto come schermata. Abbiamo visto già su iPad precedentemente nei tutorial vecchi, non cambia tantissimo. Andiamo ovviamente a caricare una nuova clip. Qua sotto abbiamo la possibilità di scegliere tra foto e video. Ok, io andrò a caricare un video senza spaventarvi troppo. Ok, senza spaventarvi troppo. Abbiamo questi bei video che sono questi, vediamo se ce n'è uno abbastanza lungo. Vabbè, anche se non è lungo lo stesso, ragazzi, ce ne facciamo una ragione, e infatti è cortissimo. Questo qua, ok, abbiamo caricato il video. Diciamo che queste cose qua le sapevamo già a priori, visto le precedenti versioni. Dunque vedete che qui KineMaster, tanto per fare un rapido ripasso, funziona al contrario, cioè questo layer è quello principale, tutto quello che viene praticamente sottostante sono tutti i layer aggiuntivi che vanno in sovraimpressione a quello principale. Io proviamo a mettere un layer tanto per vedere in forma, ok, cosa vuol dire. Vado qua, vado a prendere un'immagine, quindi switcherò su foto a questo punto, vado in preferiti e vado a prendere una foto, ok. Ragazzi, non switch in foto, sono così poche le foto che ho in preferiti, ma non sono le foto, ragazzi, questi sono sempre video. Vabbè, comunque ce ne stiamo. Andiamo a prendere una foto qualsiasi di quelle che ho, e vediamo un po'. No, la faccio da incudine mia, no. Ecco, questa qua adesso
guardate come verrà applicata questa foto che io ho selezionato. Vedete, viene applicata praticamente in una forma dove io potrò ovviamente ridimensionare, ruotare, eccetera, eccetera. Quindi questa è la diversità tra forma e ovviamente formato, come si chiamava, non mi ricordo più, presente a tutto schermo, cioè lui importerebbe la foto, in questo caso, a tutto schermo com'era. Un'altra cosa che andiamo a ripassare sono gli effetti. Gli effetti sono contenuti in questa cartella qua, però possiamo ovviamente andare sullo store, che è questo, acquistare altri effetti. Ovviamente tanti saranno a pagamento, tanti saranno gratuiti. Prendiamo un effetto di Halloween, ovviamente vedete c'è download, questo è gratuito, solamente che il gratuito lascia un po' il tempo che trova, perché ovviamente abbiamo il logo di KineMaster, quindi dobbiamo starcene. Torniamo all'interno del nostro diciamo bellissimo store, facciamo X, e come andiamo qua su FX ce lo troviamo qua, ok? Io lo prendo e lo applico sul filmato, quindi a questo punto vedete che verrà applicato ovviamente il filmato, verrà applicato l'effetto che ho. Quindi molto semplice, queste applicazioni molto carine, perché poi se andiamo incontro alle festività, anche Natale, queste cose qua, KineMaster sicuramente è un'applicazione che diciamo ha tutto l'occorrente per produrre questi tipi di filmati. Io non voglio andare avanti, nel senso, non è che non voglio andare avanti, volevo farvi vedere intanto in primis ovviamente la schermata come appare su tablet, ma adesso ci spostiamo nella schermata, cioè di come appare ovviamente sul smartphone, e faremo la stessa cosa che abbiamo fatto qua su il nostro iPad. Mentre arriva il sole l'esposizione cambia, ma noi non ce ne facciamo una ragione, andiamo su iPhone e andiamo a vedere ovviamente cosa succede. La stessa cosa, io vado sulla vecchia versione e ovviamente vi viene chiesta, ok, di andare a scaricare la nuova. Lo lascio così perché poi tra l'altro le cose di nuovo vedete vanno in verticale, quindi lasciamo un attimo il mondo com'è. Andiamo a scaricare la versione ovviamente per iOS, ma la stessa cosa per Android, ok? Non cambia quasi più niente come diciamo come design, quindi si sono allineati molto. Quindi ora, scaricata la versione, andiamo a lanciarla e vedrete che viene lanciata in verticale. Apriamo, vedete che viene lanciata in verticale, ma poi se ovviamente andiamo dentro, ok, vediamo i permessi, a ovviamente lavorare con il nostro KineMaster, vedrete che ovviamente siamo in orizzontale. Vedete qua più o meno abbiamo tutti i vari le cose che abbiamo visto prima, abbiamo sotto anche qua i progetti e tutto, abbiamo anche qui il login da dover effettuare se vogliamo scaricare contenuti e soprattutto se vogliamo utilizzare ovviamente i template già pronti. Quindi abbiamo fatto il login. Andiamo a vedere rapidamente, ovviamente qua anche qui ci inviteranno cortesemente a prendere parte del loro giro, ma a questo giro no, grazie. A questo punto andiamo a fare più, vedete che anche qua appare la stessa cosa, più o meno siamo sempre lì. Andiamo invece a fare così, a fare ovviamente una storia e proviamo invece a mettere invece di informa, ok, questo qua praticamente l'adattamento automatico allo schermo quando carico qualcosa. Vado a fare ok, vedete che il mio iPhone si gira, ok, quindi vado a girarlo anch'io. Bene ragazzi, diamo i permessi ovviamente alla libreria delle foto e vedete che ci appare, ok, la nostra schermata principale, che cambia. In cosa cambia? Cambia qui, quando vado nella libreria, la libreria ovviamente appare in alto, non appare sotto. Diversa il modo di apparire in Android e poi ovviamente se andremo avanti nei tutorial lo vedremo.
abbiamo da questa parte foto o video, ok, da switchare. Io adesso andrò dentro preferiti, vado a prendere un video qualsiasi, andiamo indietro che è meglio, andiamo a prendere uno di quelli di prima, sempre questo così. Prendiamo questo e ovviamente viene messo sotto la timeline, andiamo a fare la spunta, vedete, eccola qua. Ovviamente questa è ovviamente l'abbiamo messo in diciamo è stato caricato a 16 noni. Se vogliamo trasformarlo ovviamente come il formato, dobbiamo andare ovviamente sopra alla nostra clip e andare a trasformare il nostro video con la opzione zoom, che è questa qui. Che si fa in questo caso? Si prende le ditine magiche e si va a fare così, ok? Si fa fare così. Poi per rendere uguale diciamo l'inizio e il finale, sapete, l'abbiamo usato già lo zoom, dovete fare premere su uguale, poi lo vedremo se volete andare avanti ovviamente nelle lezioni. A questo punto vedete io ho reso il mio video uguale come formato, diciamo l'ho reso verticale. Adesso andiamo a prendere un layer, vedrete che se io vado qui e vado casualmente a prendere una foto, vabbè, io per KineMaster ho solo foto, vabbè, ce ne staremo. Andiamo qua e andiamo a prendere questo, ok, che è già in verticale mi sembra, oppure se non è in verticale è lo stesso. Lo carichiamo, vedete che lui carica anche su iCloud, quindi non so perché le foto non me le vuol caricare, cattivone. Allora, finito di caricare, vediamo come lo piazza. Certo che se in orizzontale lo metterà ovviamente in orizzontale, ok, però non appariranno, vedremo, non appariranno intorno diciamo la forma, ok, come è apparsa ovviamente nel precedente. Intanto cambia sempre la luce e dobbiamo ritoccare l'esposizione. Ragazzi, ho scoperto che in forma e ovviamente penso che sia in forma a riempire solamente per la traccia principale. I layer sono sempre messi così, quindi errore mio, scusate. Quindi vedete che io posso mettere il layer anche qua come voglio. Quindi abbiamo visto più o meno che è quasi uguale, tranne cambia diciamo la libreria, e per Android cambia ancora di più perché non abbiamo qua sopra così, ma abbiamo la forma a cartelle. Bene ragazzi, quindi cosa dire? KineMaster è un'applicazione in grado sicuramente di soddisfare tante esigenze di montaggio video. Abbiamo visto i costi un po' altini, quindi a voi la scelta. Se volete andare avanti nel tutorial mi scrivete nei commenti, ovviamente vediamo un po' di mi piace, almeno una decina di mi piace, e andremo avanti ovviamente nei tutorial ripartendo un po' da zero. Con questo vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale, ovviamente azionare la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò, e arriveranno ovviamente sempre video nuovi se il canale cresce, e ovviamente arriveranno anche regali, ok, da parte delle aziende. Con questo vi saluto, anzi vi dico ancora una cosa: condividete questo video con i vostri amici se interessa l'argomento. A presto, ciao! Ciao, sono Gennaro, creatore di contenuti esclusivamente da dispositivi mobile. Sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare, girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo. Offro formazione anche online. Ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram. Ciao, a presto!